Ciao a tutti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, non dimenticate di iscrivervi al canale e condividere questo contenuto con chi ama seguire le storie dietro le quinte del mondo delle celebrità. Grazie di cuore. Il mondo dei media ha trattenuto il respiro ancora una volta. Il nome al centro dell'attenzione, questa volta, è quello di Kerem Bürsin, l'attore che negli ultimi tempi è finito spesso in prima pagina per una vita sentimentale chiacchieratissima. Eppure, ciò che è accaduto ieri sera a Istanbul ha spiazzato tutti. Kerem ha compiuto un gesto inatteso, aprendo un capitolo nuovo e inaspettato nella sua relazione con Hande Erçel. Le oscillazioni che hanno caratterizzato il loro legame sono sbocciate in un momento culminante in uno dei locali più esclusivi della città, dove ogni sguardo era puntato su di loro e ogni sussurro diventava subito notizia. La serata era cominciata con una discrezione degna di un film. Kerem è arrivato da solo, con passo fermo e un'espressione che parlava di determinazione. Chi lo ha visto varcare l'ingresso del locale ha capito che non era il solito giro di saluti o una semplice comparsata. In lui c'era una volontà chiara, di mostrare, senza proclami, che era pronto a rimettere insieme i pezzi, a dare forma concreta a quella volontà di ricucire che in molti, tra fans e addetti ai lavori, avevano intuito da giorni. Poi, con l'ingresso di Hande, la temperatura nell'aria è cambiata di colpo. Lo sguardo di tutti si è posato su di lei, elegantissima, protetta ma non distante, con quella combinazione di forza e grazia che il pubblico ormai le riconosce. I social hanno iniziato a vibrare, i telefoni si sono alzati, e l'attesa si è trasformata in un silenzio carico di aspettativa. Il momento sembra uscito da una pellicola romantica. Kerem le si è avvicinato con calma, ha preso la mano di Hande con una naturalezza che parlava di abitudine e nostalgia insieme. Poche parole, quasi sussurrate, e poi la sorpresa che negli ultimi giorni aveva alimentato polemiche, supposizioni, interpretazioni infinite: l'anello. Quello stesso oggetto che era diventato simbolo di distanza e fraintendimenti, è tornato alla sua mano, con un gesto semplice e chiaro. In quell'istante si è spezzato il ghiaccio accumulato tra i due, e mentre al loro tavolo calava un'intimità fragile e intensa, fuori da quella zona d'ombra è esploso il frastuono. La rete è impazzita, le immagini hanno iniziato a correre, i commenti a stratificarsi. Chi li conosce racconta di un momento quasi sospeso. Sorrisi trattenuti, occhi lucidi, un respiro di sollievo condiviso. Non è un mistero che il percorso di Kerem e Hande abbia avuto scossoni. La stampa di costume non ha perso occasione per raccontare gli alti e i bassi, le fughe, i ritorni, i silenzi. Ma quello che è avvenuto ieri è stato salutato, da molti, come un trionfo dell'amore. Non nel senso patinato e irreale del termine, ma in quel modo concreto fatto di gesti che contano, di promesse non urlate, di scelte che si prendono davanti a tutti, proprio perché è davanti a tutti che erano sorte le crepe. Decidendo di restare insieme nel locale, senza disperdersi tra saluti e tavoli, e soprattutto scegliendo di andarsene a fine serata uno accanto all'altra, Kerem e Hande hanno fatto una dichiarazione pubblica senza bisogno di frasi. Ogni passo condiviso su quel pavimento lucido, ogni occhiata, ogni silenzio in sintonia ha mostrato la direzione: ricostruire. Gli esperti di relazioni, chiamati spesso a commentare questi giochi di specchi tra affetto e visibilità, sottolineano che simili gesti non sono solo romanticismo. Sono, invece, mattoni che rafforzano fiducia e complicità, simboli che ridanno peso alla parola data. L'anello consegnato di nuovo a Hande non è soltanto brillantezza al dito. È un segno di promessa, una presa di responsabilità. Tra lo scintillio dei flash e la pressione di un interesse che pare non placarsi mai, il mondo del gossip ha assistito ancora una volta a un colpo di scena capace di riaccendere speranze. L'immagine dei due che concludono la notte insieme ha imposto una verità semplice: Kerem e Hande non hanno intenzione di sbiadire dal racconto pubblico, e lo faranno, pare, facendosi vedere, ma anche proteggendo ciò che conta. Più tardi, mentre la notte prendeva corpo e il locale diventava più rumoroso, qualcosa è cambiato anche all'interno. Kerem e Hande hanno rifiutato con gentilezza chi provava ad avvicinarsi. Tra musica e risate, hanno tracciato un perimetro invisibile attorno al loro tavolo.
Seduti in un angolo riparato, hanno parlato a lungo. Chi era abbastanza vicino per percepire il tono, ma non i contenuti, racconta di un dialogo sincero. Niente voci alte, nessuna discussione aspra. C'era la concentrazione di chi cerca un varco tra fraintendimenti e attese mancate. A tratti Ande si è commossa, e Kerem, con quella calma che il pubblico gli attribuisce anche fuori scena, ha ascoltato, ha annuito, ha tenuto il filo con la delicatezza di chi sa che certi nodi si sciolgono senza strappi. Dopo averle rimesso l'anello, Kerem ha intrecciato le dita alle sue, come a costruire una barriera gentile tra loro e il mondo. Qualcuno, tentato dalla curiosità o dall'affetto, ha provato di nuovo ad avvicinarsi. Kerem ha fatto un gesto breve, rispettoso ma fermo, come a dire più tardi, come a proteggere una dimensione che non voleva lasciarsi scivolare via di nuovo. Sul volto di Ande è spuntato un sorriso leggero, uno di quelli che non esplodono ma restano lì, caldi, a lungo. Sembrava alleggerita, come se da settimane portasse un peso e, finalmente, se ne fosse liberata. Fuori, intanto, i giornalisti, informati da mormorii e messaggi, hanno iniziato a radunarsi. Le telecamere sono scattate in nuove posizioni, i telefonini hanno cercato un angolo migliore, e i commenti live si sono popolati della stessa domanda: sta arrivando la grande pace? Il pubblico, quello che segue tutto in tempo reale, si è ritrovato a osservare il loro ogni gesto. Poi, è successo quel dettaglio che ha zittito il locale in un attimo. Ande si è alzata e, passando dietro la sedia di Kerem, gli ha cinto un braccio attorno alle spalle. Un gesto semplice, quasi istintivo, che però ha raccontato più di 1000 frasi. Chi li ha visti da vicino parla di un'atmosfera di sollievo, come due persone che, dopo aver navigato tra onde alte, trovano un porto conosciuto. La foto mentale di quel momento rimarrà. Lui che alza lo sguardo, lei che gli sorride piano, il filo che si riannoda davanti a testimoni che, loro malgrado, diventano custodi di un ritorno. L'uscita insieme dal locale è diventata la cornice più commentata della notte. Appena varcata la soglia, i flash li hanno investiti come un temporale di luce. Kerem, con un riflesso quasi naturale, ha teso il braccio per proteggere Ande, guidandola tra i passi incerti di chi cerca l'angolazione migliore per uno scatto. Entrambi portavano sul viso espressioni che mescolavano sorpresa e gioia, quella luce negli occhi che spesso tradisce la serenità appena ritrovata. Ande non ha fatto alcun cenno per nascondere l'anello. Al contrario, il suo gesto è stato limpido, nessun tentativo di infilare la mano in tasca o tra i capelli. Come a dire, non c'è più nulla da tenere segreto. Quelle immagini hanno già il sapore della storia. L'idea che, dopo giorni di lontananza, due giovani star decidano di provarci ancora, con tutto il loro coraggio e con tutto il peso delle emozioni accumulate, ha una forza che arriva dritta al cuore del pubblico. Quando la portiera dell'auto si è chiusa, l'ultimo scatto catturato dai fotografi ha raccontato qualcosa che le parole spesso non riescono a spiegare. Kerem e Ande appoggiati l'uno all'altra, come se quel contatto fosse la misura giusta per ripartire. Da fuori, la folla continuava a muoversi, a cercare spiragli tra i finestrini, ma dentro si è creata una bolla tiepida, protetta, nonostante l'aria fredda di Istanbul tagliasse la notte. L'auto ha iniziato a scivolare via tra le strade costeggiate dal Bosforo, e Ande, tirando un lungo respiro, ha lasciato cadere la schiena contro il sedile. In quel respiro c'era già la prima crepa aperta nel muro del risentimento degli ultimi tempi. Kerem non ha distolto gli occhi da lei. È stato lui a rompere il silenzio per primo, con una frase semplice, quasi bassa: nulla di ciò che è successo era giusto per te. Ande si è voltata, colta di sorpresa. C'era pentimento nella voce di Kerem, ma anche qualcosa di più, la decisione di assumersi il peso delle proprie omissioni. Questa presa di posizione ha acceso negli occhi di Ande una luce nuova, come se quella missione avesse finalmente trovato la chiave giusta. Mentre l'auto seguiva il profilo scuro dell'acqua, hanno continuato a parlare. Ande, per la prima volta dopo tanto, ha messo tutto sul tavolo. Ha raccontato della stanchezza che si deposita quando non si chiarisce, del rumore di fondo che logora, dei momenti in cui preferisci tacere perché hai paura che ogni parola sbagli il bersaglio.
Kerem l'ha ascoltata nella sua interezza, senza interruzioni inutili, con quel modo di fare che ha conquistato milioni di spettatori sullo schermo e che, nella vita, si traduce in tatto. L'auto si è fermata in un angolo tranquillo del lungomare. Il mondo, fuori dai vetri, andava avanti con i suoi suoni, le onde leggere, il vento che muoveva le insegne, qualche passo distratto. Dentro, i due hanno lasciato che il silenzio facesse la sua parte, guardando la scia di luce della città che si sfilacciava sull'acqua. Sembravano due innamorati che si rincontrano non per caso, ma perché ci hanno creduto. A un certo punto, lo sguardo di Ande è scivolato sulla propria mano, sull'anello che scintillava appena, e con un sorriso piccolo, appena accennato, ha chiesto: «Perché me l'hai ridato così all'improvviso?» In quella domanda c'era tutto. Curiosità, tenerezza, una voglia di capire che non fa male, ma cura. Kerem ha sospirato, quasi divertito da se stesso, come quando si accorge che la soluzione era stata sempre lì. «Perché era il posto giusto», ha risposto piano. «Perché mi sono stancato di pensare più a ciò che temono gli altri che a ciò che sento io. E perché tu l'hai sempre portato come se non fosse un gioiello, ma una promessa». Ande ha abbassato gli occhi, e il riflesso della città la faceva brillare. Il loro dialogo, da quel punto, è diventato più morbido. Hanno ripercorso i giorni in cui hanno scelto il silenzio, l'imbarazzo di rivedersi a eventi diversi, quelle volte in cui, pur volendo chiamarsi, non lo hanno fatto. Ma in mezzo a tutto questo, c'era anche la memoria di ciò che li ha uniti: complicità, risate improvvise, la leggerezza che li ha fatti amare dal pubblico, l'idea che, accanto, si stessero meglio che lontani. Qualcuno potrebbe dire che tutto questo è un racconto adatto al palcoscenico. Eppure, la differenza sta nei dettagli veri. Kerem ha tenuto la mano di Ande per tutta la durata del tragitto, senza mai lasciarla. Ogni tanto le sfiorava le dita, come chi controlla che qualcosa non gli sfugga. Ande, a sua volta, trovava lo sguardo di Kerem e ci si fermava un istante, prima di tornare a parlare. Quando l'auto si è rimessa in moto, per riportarli a casa, le parole non erano ancora finite. Forse non lo saranno per un po'. Ma stanotte, a differenza delle notti precedenti, avevano un indirizzo. Nel frattempo, fuori, la notizia continuava a correre. Gli esperti di costume l'hanno definita una riconciliazione esemplare, non per perfezione ma per onestà. Perché non c'è stato un tappeto rosso a coprire tutto, ma un gesto che ha rimesso insieme il senso delle cose. La fiducia non è una fotografia, ma un lavoro quotidiano, quello che Kerem e Ande sembrano aver scelto. E per quanti si chiedano se durerà, la risposta appartiene solo a loro. Ciò che è evidente, però, è che i due hanno voluto cambiare il tono del racconto. Meno rumore, più sostanza. Meno palco, più vita. Quando l'auto ha imboccato l'ultima curva, la città alle loro spalle si è fatta più silenziosa. Ande ha appoggiato la testa sul sedile e si è lasciata andare a un sorriso pieno, di quelli che non hanno bisogno di testimoni. Kerem, prima di stringerle la mano ancora una volta, ha ripetuto qualcosa che aveva già detto con i gesti, ma che ora aveva il peso di una promessa: «Non ti lascio più in mezzo al chiasso». E in quella frase c'era il riassunto della serata, della scelta, di quel piccolo atto di coraggio arrivato al momento giusto. È così che certe storie si riaccendono. Con gesti precisi, con la volontà di parlarne davvero, con la coscienza che nessun riflettore potrà dare o togliere ciò che due persone decidono di proteggere. E questa è la fine del nostro racconto per stasera. Ma non è la fine della loro storia, che continuerà a far parlare e a emozionare. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e condividetelo con chi non vuole perdersi neanche un capitolo. A presto!